Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati sul mio canale Lo Testo. Oggi vi voglio parlare di un problema piuttosto frequente per tutti quelli che hanno a casa un televisore e quindi diciamo che riguarda un po' tutti, o perlomeno tutti quelli che hanno un televisore che ancora oggi si rifiutano di cambiare e quindi sono costretti ad utilizzare un decoder digitale terrestre, ovviamente in formato DVB-T2 che è lo standard attualmente diciamo in commercio. Perché faccio questo video? Perché mi sono reso conto che c'è una vera e propria giungla, ma come spesso accade io vorrei portare un pochino quella che è la mia esperienza e spiegare anche, diciamo, ai meno avvezzi quali sono le soluzioni, ovviamente possibilmente il meno dispendiose possibili, quindi il meno care possibili, ma che possono dare dei risultati e una certa continuità per poter utilizzare quello che già abbiamo in casa oggi a livello di tecnologia. Mi sto riferendo per esempio a, non me ne vogliono, i più anziani o semplicemente chi non è disposto a dover spendere 3, 4, 500 euro per avere un televisore che alla fine fa esattamente la funzione di quello che si ha già in casa e che necessita solamente del decoder. Ma torniamo a noi. Vi spiego un attimino cosa vi voglio presentare, proprio perché è una giungla, ci sono infiniti modelli e infinite ordini di grandezza a livello economico, quindi si parte dai 20-25 euro per arrivare anche alle centinaia di euro. Io oggi voglio presentarvi un prodotto che stiamo parlando di circa una trentina di euro, quindi non low cost in assoluto, ma che comunque sa il fatto suo e si colloca comunque in una fascia medio-bassa di spesa. Qual è il valore aggiunto? Beh, adesso io ve lo faccio vedere. Sto parlando di questo. Quello che sostanzialmente è un decoder grosso come un poco più grosso di una chiavetta USB, ci permetterà di utilizzare il nostro televisore, passatemi il termine, obsoleto, quindi che non può più ricevere canali, diciamo con l'antenna classica, e quindi potremo fare riferimento a questo decoder digitale terrestre per poter continuare a vedere canali come prima e forse, passatemi il termine, più di prima, perché col digitale terrestre poi si apre tutto un ventaglio di possibilità. Perché ho scelto questo? Perché, e dopo vi farò vedere, chi come me, oltre a non voler cambiare il televisore e in più è vincolato da una serie di spazi, ma banalmente, anche se si dovesse avere spazio, si odiano i cavi e i cavetti in giro da tutte le parti, questa è la soluzione giusta. Allora, passiamo subito con l'aprirla e vedere un attimino perché ho scelto questo tipo di prodotto. Allora, innanzitutto, vabbè, si trova su Amazon, quindi il marketplace per eccellenza, è dotato di un discreto libretto di istruzioni in bianco e nero, ma è ben fatto, quindi in italiano è tutto spiegato, è praticamente impossibile sbagliare nell'installazione, quindi questo è già un'ottima cosa. Oggi come oggi i libretti di istruzioni non ci sono più, quindi questo è già un punto a suo favore. Non contenti, hanno aggiunto una guida rapida alla connessione, quindi sostanzialmente il bigino del manuale di istruzioni. Okay. Ora veniamo al decoder vero e proprio. Il decoder vero e proprio che è, allora, questo è il telecomando, ok? È un telecomando classico, nel senso che si assomigliano un po' tutti e quindi non mi dilungo più di tanto su quello che è il telecomando, ma mi voglio dilungare invece su quello che è il decoder, perché come vi dicevo le dimensioni del decoder sono quelle che fanno la differenza, quindi pazienza. Ok, eccolo qua, il decoder diciamo completo è né più né meno questo aggeggino qui che, scusate, metto fuori di camera, che praticamente è bene o male appena più grosso
di una chiavetta USB o di un accendino, insomma, giusto per farvi capire che le dimensioni sono veramente irrisorie. Perché continuo a battere sul discorso delle dimensioni? Perché ahimè, ripeto, adesso vi farò vedere quello che a me personalmente ha cambiato un po' la vita. Spesso dobbiamo fare a pugni e non sappiamo dove mettere il decoder. Prima vi dicevo che ce ne sono di un'infinita possibilità. Generalmente sono grossi più o meno come un grosso hard disk. Hanno il telecomando, però questo significa che devono essere posizionati al di sopra di un comodino o comunque nelle immediate vicinanze. Questo, per come è studiato, praticamente andrà attaccato all'HDMI, ha l'ingresso USB per poterlo alimentare, ha l'ingresso dell'antenna, quindi diciamo che gli ingressi sono quelli classici di un normalissimo decoder digitale terrestre. Ma qual è la particolarità? La particolarità è che innanzitutto potremo, allora questo è diciamo il ricevente che comanderà il telecomando, quindi questa è la ricevente, questo è il telecomando, questo è il decoder, e questo è veramente la differenza, lo fa questo cavo. Questo è il cavetto USB che, una volta collegato al televisore, che avrà la presa USB, quindi se non è un televisore che ha 50 anni, hanno tutti almeno la presa USB. Questa è la presa USB che alimenterà il nostro decoder, quindi basterà collegarlo, ok? Collegare questo alla televisione, collegare questo all'HDMI e collegare questo cavetto, ok? Adesso io ve lo sto proprio anticipando in una maniera brutale, ok? In questa maniera, niente, ok? Il nostro decoder è finito qui. Ovviamente poi ci sarà da fare la ricerca canali e tutto quello che ne consegue. È corredato di batterie mini stilo, la AAA AAA per capirci, ok? E ha inoltre un comodissimo velcro per poterlo attaccare sul retro del televisore. Quindi lasciatemi, e questo è il biadesivo invece per poter attaccare la ricevente dei canali al di sotto del televisore. Io credo che qui ci sia tutto, però ripeto, adesso voglio farvi vedere nel concreto quali che sono le mie necessità e che secondo me potrebbero essere anche le vostre necessità. Bene, partiamo dal presupposto che il televisore dovrà, diciamo, essere montato, installato in questa nicchia che, diciamo, è giusta per il televisore che andremo a posizionare. Ovviamente è dotato di staffa e quindi, come vedete, la parete è praticamente perfetta, intonsa, e non ci sono cavi in giro se non quello dell'antenna e quello dell'alimentazione. Ora andiamo a vedere un attimino cosa ci permetterà di fare il nostro decoder digitale. Eccoci qua, questo è il retro del mio televisore che sono andato a posizionare, che andrò a posizionare alla parete e che avevo già in precedenza installato. Voi vi starete chiedendo, allora perché lo stai disinstallando? Beh, perché il decoder che avevo in precedenza mi ha praticamente abbandonato e quindi necessita la sostituzione. Ora, se ben vedete, lasciate stare quello che state vedendo a livello di cavi perché io sono un po' un maniaco. Già il decoder che avevo precedentemente installato era abbastanza di dimensioni contenute. La particolarità era che aveva una presa SCART orientabile che in caso di appunto necessità di connessione SCART avrebbe permesso appunto tale connessione. Ma in questo caso noi abbiamo una serie di HDMI che ci faranno il caso nostro e quindi diciamo, questa particolarità a noi non interessa. Interessa invece eliminare il più possibile tutti i cavi e cavetti che ci sono in questo retro di televisore e renderli, diciamo, fare un'installazione veramente minimale per quello che può essere. Qui innanzitutto vedete quello che è l'antenna, quindi l'antenna classica, che è quella che avete ritrovato diciamo, sulla parete, una multipla che tra l'altro è una presa multipla di quelle slim, ho faticato un poco a trovarle ma era la più piccola che ho trovato, quelli arancioni che vedete sono i dispositivi di sgancio della staffa e poi il decoder vero e proprio che è questo, mi avvicino un attimino, ok,
Come potete vedere, il decoder che ho fascettato alla belle meglio sulle staffe di ancoraggio al muro, però vedete che bene o male le connessioni sono sempre le stesse. Antenna HDMI, perché ho utilizzato questa per il mio televisore, cavetto per la ricezione del canale, quindi ha il cavettino che permetteva il cambio dei canali, e alimentazione però che aveva un trasformatore classico e quindi aveva i suoi ingombri, non vi dico per montarlo, e diciamo non senza fatica ho dovuto schiacciare contro il muro la staffa per poterlo, contro il muro, pardon, il televisore, per poterlo ancorare in maniera corretta. Ma ora vi lascio perché voglio provare a installare il nuovo decoder e vedere un attimino quella che è la differenza sul retro di questo televisore. Eccoci qua amici, decoder installato, e direi che è tutto un attimino molto più ordinato, quindi è sparita la multipla, quindi già quello è un notevole spessore in meno. La connessione del decoder non ha bisogno del trasformatore, ma è autoalimentata dall'USB laterale. Il collegamento al televisore avviene per mezzo di un HDMI, come dicevo prima, che si collega direttamente. Questa è l'antenna classica che andrà attaccata poi a parete, e poi abbiamo il cavo di alimentazione che appunto collegherà alla rete il televisore, la rete elettrica al televisore. Bene, e qui è tutto, nel senso che è tutto pronto per essere attaccato alla staffa. Questo ovviamente è il ricevitore del telecomando, quindi è tutto veramente molto, molto easy. Speriamo che si appenda subito e vediamo un attimino se avremo sorprese o meno. Io non credo, però magari sono troppo fiducioso. Vediamo un attimo. Bene amici, ecco qui il televisore installato. Come potete vedere non c'è nessun tipo di cavo, cavetto, diciamo, in giro. L'unica cosa che lascia trasparire un decoder digitale è il ricevitore posto proprio sotto, ovviamente attaccato con un biadesivo, che permette di comandare con il telecomando appunto televisore e decoder. La cosa bella, la particolarità è che il telecomando è associabile al telecomando del televisore, quindi con un unico telecomando potremo accendere e spegnere il televisore e accendere e spegnere il decoder. E adesso passerò in rassegna un attimino tutto quello che è stato tolto, e giusto per farvi capire la differenza tra un decoder e l'altro. Ma devo dire che la ricezione è perfetta, il telecomando funziona alla grande, pile incluse, 28,90 € su Amazon. Dopo vi lascerò ovviamente in descrizione il link, però devo dire che fa egregiamente il suo lavoro. Ed eccoci qua per una rapida carrellata su quello che è stato diciamo rimosso. Come vi dicevo, in primis diciamo, il cavetto di ricezione del telecomando, poi il trasformatore con l'alimentatore, diciamo, del decoder stesso, il decoder, il cavo HDMI e la presa che ero stato costretto ad aggiungere per poter collegare tutti i vari cavi. Devo dire che insomma è qui da vedere. Ovviamente il telecomando, vabbè, questo devo dire che un bel dispendio di cavetti e cavettame, che ha permesso appunto di ridurre al minimo gli ingombri e montare la televisione in una maniera semplicissima. Bene amici, per concludere, quindi ricapitolando, decoder della Jolly Line, che non è scritto su nessun lato della scatola se non in piccolo qua. Comunque è un decoder della Jolly Line distribuito da un altro marchio, comunque ripeto, in descrizione vi lascerò il link, 28,90 € circa. Devo dire che funziona veramente bene. Questo è il suo telecomando. Come ho anticipato prima, sono stato in grado di associare i pulsanti, diciamo quelli principali del televisore, quindi non dobbiamo più avere sul comodino o sul tavolo due telecomandi, ma possiamo fare tutto con il telecomando del decoder. Quindi andremo ad accendere e spegnere il televisore con l'apposito telecomando. Questo invece si preoccuperà di accendere e spegnere il decoder, cosa che io solitamente lascio sempre acceso.
Ovviamente i tasti del volume permettono di settare la scala del televisore in relazione al decoder, quindi potete giocare un pochino con i volumi come meglio credete. E questo è il telecomando, molto leggero, completo addirittura delle due batterie mini stilo, la AAA, come vi dicevo prima. Che dire, io credo che con poca spesa massima resa. Vediamo un attimino come si comporterà nel tempo. Io credo che durerà, perché comunque è fatto decisamente bene, e spero che anche per voi vi possa, diciamo, dare un aiuto per mantenere il televisore che avete e non perdervi nella giungla dei fili, dei cavi. Io credo di avervi detto tutto. Sono veramente contento quando ci sono queste situazioni, quindi tecnologia alla portata di tutti. Non abbiamo rottamato inutilmente un televisore e siamo qui a goderne della visione. Quindi direi che è il massimo. Io a voi, come sempre, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un like, e ovviamente se avete bisogno di commenti, aiuti, qualsiasi altra cosa, io sono qui col mio tempo, perché ovviamente le disponibilità sono sempre poche, ma io cerco di rispondere a tutti nel limite del possibile. Vi ringrazio per il tono e l'educazione che usate sempre. Chi mi segue già, devo dire che è proprio un bel canale, stiamo crescendo a piccoli passi, ma stiamo crescendo, quindi io sono veramente contento. Vi ringrazio, vi chiedo di continuare così e ripeto, iscrivetevi al canale e io sono qui. Vi lascio con quest'ultima recensione, ci vedremo tra poco con un altro video e niente, vi aspetto qua sul mio canale. Ciao dallo Testo, grazie.